Io ho scoperto di avere la leucemia 2 anni fa, a novembre 2019, mi hanno dato 15 giorni di vita, essendo la mia quella fulminante. Mi hanno detto: potresti perdere tuo marito, sappi che Maria mi ha mandato anche un messaggio molto molto bello che è molto apprezzato. Io ho una stalker da 1 anno. Live con Agata Reale, benvenuta Agata, come stai? Ciao, bene, grazie. Molti ti conoscono ovviamente come una dei protagonisti più discussi del talent show Amici di Maria De Filippi, ma ad un certo punto la tua vita cambia. Cos'è successo? Io ho scoperto di avere la leucemia 2 anni fa, a novembre 2019. Improvvisamente ho perdita delle gengive eccessiva. Andiamo dal dentista e mi dice: ti consiglio un emocromo. Non sono arrivata a fare quell'emocromo perché l'indomani mattina sono svenuta in casa e mio marito mi porta in ospedale e lì purtroppo abbiamo avuto questa drastica notizia. Da lì il ricovero per 6 mesi, chemioterapia devastante, mi hanno dato 15 giorni di vita, essendo la mia quella fulminante. Quindi mi hanno detto: se siete credenti pregate questi 15 giorni, perché noi abbiamo iniziato naturalmente quello che dovevamo fare, l'hanno fatto i medici, questo mi hanno detto. Però poteva venirmi un'emorragia cerebrale, è stata tosta. Mi hanno detto: potresti perdere tuo marito, sappilo, perché spesso, soprattutto quando la malattia ce l'hanno le donne, gli uomini scappano. Quindi ti dico, è tosta, è tosta il ricovero, perché 6 mesi dentro un ospedale. Poi io purtroppo ho dovuto fare anche il periodo in cui c'era il lockdown, quindi quando è arrivato il Covid non potevano neanche entrare i parenti, quindi io non riuscivo a vederli, non riuscivo a, che ne so, anche toccare la mano di mia madre o guardare mio marito, scambiarci magari, che ne so, 2 coccole, semplicemente non lo si poteva fare. È stato brutto, non ti posso dire che è una passeggiata di salute, però oggi, ma anche durante il ricovero, ho sempre cercato di vivere questa cosa come un bene, ok, il mostro è arrivato, adesso lottiamo, devo sconfiggere il mostro. Ma tu sei sempre stata una lottatrice, eh? La tua indole è sempre stata quella lì. Tu eri una ragazza, adesso sei una donna fortissima e lo sei sempre stata, fa proprio parte del tuo carattere. Ma immagino che quando ti senti dire quello che i medici ti hanno detto, ed è devastante anche dire se credi in Dio inizi a pregare, e se te lo dice un medico, io non oso neanche immaginare quello che tu abbia potuto provare all'interno del tuo cuore. Non ho mai avuto paura della morte io in sé, no? Io non ho paura, cioè anche oggi, no? Se io dovessi pensare alla mia malattia, quello che ho passato, quello che dovrò passare per 10 anni ancora, dico, non ho paura di morire, io ho paura di creare un disagio a mia figlia. Magari, che ne so, un domani, no? Io penso, vai a scuola, ti chiedono dov'è la mamma? Cioè, io mettere in difficoltà mia figlia con la risposta: no, mia mamma non c'è, mia mamma è morta. Cioè, io sta roba, ti giuro, vado in bestia. Cioè, l'unica cosa che mi rattristisce, che mi fa piangere, perché una bimba poi così piccola, c'è una bimba di 5 anni, quando ero malata ne avevo 3, non può, una figlia così piccola, sì, è vero che la mamma è mamma sempre, a tutte le età, però soprattutto quando si è così piccoli è un po' tosta. Certo, e questo è il rapporto con tua figlia, Sì. il legame con tua figlia. Per quanto riguarda invece il legame con tuo marito, che ti avevano anticipato, ti avevano preparato i medici psicologicamente, perché a volte i mariti si comportano in quel modo così crudele, però tuo marito, io so che si è comportato in un modo diverso. Ho avuto la fortuna di avere accanto a me un angelo, cioè lui mi prendeva in braccio quando non riuscivo a camminare, lui stava con me quando avevo purtroppo anche problemi per andare in bagno, ed era con me, cioè lui mi lavava, lui, ti dico, mi è stato accanto ogni giorno, ogni singolo momento. È l'amore, dai, l'amore. E questo è bello, questo mi emoziona particolarmente, perché è bello sapere che esistono
persone come tuo marito. Ma io in questo momento vorrei chiederti se durante tutto questo periodo ti sei mai sentita per un secondo da sola. C'era la tua famiglia, la tua mamma, tuo marito, c'erano, però ti sei mai sentita da sola con la malattia, con questo mostro? Ti senti sola quando la gente pensa, soprattutto nel nostro lavoro, Raffaele, che magari non riesci più a fare determinate cose e quindi magari pensano di dirti: sai che c'è, sei sempre fatto da sola, adesso magari avrai un'altra persona, ti dà una mano, oppure sai che c'è, magari ti viene una febbre, noi come facciamo se devi condurre un evento e magari quel giorno ti viene la febbre? Ti senti anche un po' discriminata per la tua malattia? Beh, devo dirti che discriminata nel vero senso della parola è un po' troppo, però devo dirti che cioè, un po' sì, no? Perché la gente pensa che tu non possa più fare quello che facevi prima. Se la gente ci desse un pochino più di, come dire, adesso lì non mi viene la parola, ma sicurezza anche in quello, cioè no, aiutateci anche a dimostrare che i malati non sono malati, cioè siamo persone normali che certo non è una febbre, lo capiamo tutti, però se una se lo sente perché no ragazzi, cioè perché no? Certo. Lanciamoli sti messaggi che possiamo continuare a vivere. Ascolta Agata, qualcuno si chiede se i tuoi amici, ex colleghi e anche da parte di amici di Maria De Filippi, la stessa Maria o Luca, l'autore, se qualcuno comunque ti è stato anche vicino. Tu devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale, mio marito era disperato. La prima cosa che ha fatto è cercare aiuto per capire se potevamo avere qualche medico, qualche luminare in più e contattò proprio Luca Zanforlin, quindi lui fu il primo la stessa sera a sapere della mia malattia e ti dico sono stati tutti eccezionali perché appena Maria l'ha saputo Mauro Monaco, tutto il team lì si sono subito, immediatamente prodigati per aiutarmi, quindi hanno dovuto mandare il cartaceo, hanno cercato dei professori, sono stati molto molto carini, poi mi hanno detto rimani dove sei perché sei in buone mani ed è vero, devo essere sincera, adesso ti posso parlare del mio medico in maniera, io lo adoro, cioè mi ha salvato la vita lui, mi ha salvato lui ma tutto il team. E poi ho avuto anche un regalino molto carino, cioè nel senso Maria mi ha mandato anche un messaggio molto molto bello che ho molto apprezzato e quindi di incoraggiamento, di non mollare, lei sa che io sono forte, questa cosa non l'ho mai detta, quindi la sapete voi in esclusiva. Sì. Grazie per averlo condiviso con noi. Perché hai scelto di raccontare la tua malattia? È successo un episodio molto particolare in ospedale durante il mio ricovero, quando arrivò un ragazzo. Quel ragazzo quando entrò impaurito da morire. E io gli dissi, no ma dai, ma mi stai vedendo, puoi fare tutto, ti superi tutto, di qua, di là. Questo ragazzo dopo 3 giorni da che piangeva aveva preso la malattia anche lui come una roba sempliciotta. Quindi mi sono chiesta e ho detto, ma potrebbe essere che far vedere la malattia anche in un'altra versione, perché attenzione, vediamo tutti, sei malato, hai un cancro, hai quello e quell'altro, hai un tumore, muori. Cioè, tutti pensiamo questo, però possiamo anche pensare che possiamo farcela e secondo me l'aspetto psicologico nella malattia è essenziale. Però so che gli haters ti hanno ferita un pochino. Fa male perché fa male alle persone che vivono con te. Mia madre non vive gli haters benissimo, mio marito uguale. Io ho una stalker da 1 anno che commenta sotto i miei video dove c'è mia figlia che mi coccola quando io stavo male, stavo sul divano a dormire senza capelli, è molto carina, lei mi canta la ninna nanna mentre mi fa le coccole e questa scrive sei una brutta cosa, sei una poco di buono, te la metto così ma scritto proprio in maniera bruttissima, il peggio per te deve ancora arrivare, credevi che fosse passato tutto ma vedrai che arriverà peggio di prima, mi mette l'ambulanza come emotion, bloccata tantissime volte, riapre sempre profili, guarda avrà cambiato 10 profili e il problema è che commenta anche alla gente che mi difende, gli fa il ditaccio col disegnino, cioè ti dico dice delle robe allucinanti. Sai Agata, mi dispiace molto che tu abbia dovuto affrontare anche questa realtà.
dopo tutto. Ti dico una cosa, io penso che comunque le malattie fanno parte della natura, perché comunque noi nasciamo per poi finire ad un certo punto e vogliamo comunque arrivare alla fine della nostra vita dopo tantissimi anni e dopo aver fatto tutto quello che desideriamo. La cattiveria umana non fa proprio parte della natura, perché quella è una scelta personale Esatto. e quindi è un qualcosa di orribile che non può essere accettata e io non voglio accettare questa cattiveria, perché questa persona può pensare quello che vuole di te e può essere libera di pensare quello che vuole di te, di me o di chiunque altro, ma non è libera di ferire e non è libera di andare a mettere il dito nella piaga quando una persona già è scossa per fatti suoi. È vero, sante parole. Agata, hai voglia di aggiungere qualcosa a questa intervista che non ti ho chiesto? Guarda, tu sei così bravo che mi hai chiesto tutto, devo dire, tuttissimo. Bravo. Allora, viviamo in una società che sappiamo tutti qual è. Siate forti e non fatevi abbattere da nessun haters, perché adesso oggi tutti quelli sono quelli che ti rompono un po' le scatole e fanno danni, come dico io, ma siete semplicemente voi stessi, cercate di amare e donare, perché tipo io quando mi guardo allo specchio e dico oggi ho fatto questa cosa per quel ragazzino, l'ho visto sorridere, la sua felicità è la mia felicità e io oggi vivo di questo, vivo di gesti, di bei gesti che io posso fare, posso donare agli altri, perché donando ricevo. Quindi a volte si dice anche tu vorresti ricevere, mi basta un sorriso dopo aver donato qualcosa. Oggi guarda, si sta bene semplicemente avendo le persone accanto che ti amano e basta. Questo è quello che posso aggiungere, Raffaele. Per il resto mi hai detto tutto, mi hai chiesto tutto. Abbiamo parlato di tutto. Grazie Agata, grazie mille per aver accettato il mio invito, grazie mille per essere come sei Agata, così forte, intraprendente, bella dentro e fuori. Grazie anche per i messaggi che hai lanciato e che continui a fare, a lanciare attraverso i tuoi social e attraverso i tuoi lavori. Grazie Agata, io ti auguro il meglio del meglio del meglio e soprattutto spero di rivederti presto perché voglio riabbracciarti. Noi non ci vediamo da un po' di anni. Da un bel po', è vero, è vero. Dai, magari facciamo qualche serata insieme e la conduciamo insieme, dai. Volentieri, volentieri. Un bacio fortissimo. Grazie a te. Ciao, grazie ciao a te Agata. e tutto il tuo staff meraviglioso, grazie. Grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao. E come sempre grazie anche a voi per averci seguito anche oggi e noi ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Libero TV con un nuovo ospite. Take care.